Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Star Citizen Leaks versione 2.0. Quest'oggi andremo a vedere ulteriori update sulla 3.9. Iniziamo con le prime immagini. Questa è una delle zone particolari di New Babbage che possiamo ritrovare in questa 3.9. Come possiamo rivedere anche nuove ambientazioni, nuove location sempre all'interno di New Babbage. Questa invece è la zona di transito dove potremo ritrovare sostanzialmente il circolo che i nostri treni praticamente faranno durante tutti i viaggi che attraverseranno il New Babbage. Qua possiamo vedere nuove aree, sempre ovviamente all'interno di Microtech, nella zona Promenade, una zona nuova, particolare, nuova zona praticamente dove potremo comprare torrette, armi per le nostre bellissime navi, un mercato ad alti prezzi ovviamente, una piccola visione ulteriore del tram all'interno della main station di The Microtech, come possiamo vedere anche con i soliti messaggi, e qui delle piccole belle novità, come ad esempio il nuovo barrel attachment che possiamo ritrovare nella nuova modalità FPS, che sostanzialmente ci permetterà un po', se vi ricordo, un po' Crysis questa cosa, dove potevi modificare alcuni componenti delle armi. E questa è una cosa molto carina. Nuove immagini, nuovi spot, sostanzialmente nuovi punti dove le armi sostanzialmente saranno modificabili e customizzabili maggiormente. Ora una piccola immagine che fa capire che anche le tute che noi andremo a utilizzare cambieranno relativamente in maniera eccezionale e magari anche più in stile survival. Qua un piccolo zoom su tre piccoli fattori: la temperatura della tuta, l'ossigeno e i battiti, quindi rivoluzioneremo anche il fattore delle tute e il fattore del lifestyle del nostro personaggio. Un po' di acqua e un po' di kick sostanzialmente in questa 3.9, come avevo forse già preannunciato nella X precedente, potremo mangiare, e potremo anche evitare di mangiare fino a un certo punto, perché a quanto pare se rimuoviamo l'elmetto potremo mangiare, altrimenti non possiamo. E queste sono delle piccole chicche che stanno rendendo Star Citizen sempre un pochino più eccezionale di quel che era. Qua potremo sfamarci, chissà se avranno un costo effettivo questi oggetti all'interno di Microtech, perché mi dà sempre più l'impressione che tutto questo sia molto relegato a Microtech, ma vedremo in futuro. Qua vedremo i nuovi customizzabili per il mining, e i customizzabili sono i consumabili, oggetti che ci permetteranno sostanzialmente di spaccare le rocce in maniera un po' effettiva. Lo Shubin Interstellar, che sostanzialmente adesso hanno deciso di voler cambiare i nomi da Arston L1, tutte le stazioni esterne alle fasce di asteroidi avranno un nome vero e proprio. Piccola chicca da poco rilasciata: un teschio, o meglio un elmo solo femminile a quanto pare, per celebrare anche San Patrizio, rilasciato dai sviluppatori, ancora in work in progress. Una piccola immagine di una delle nuove lune di Microtech. Non voglio errare e non vi svelerò il nome, probabilmente qui forse troverete un messaggio a questo punto. Altre immagini ovviamente di queste nuove lune. Questa, se non erro, dovrebbe essere Clio, però non voglio commettere errori, quindi sicuramente troverete un commento in basso a destra dove noterete tutte queste piccole aggiunte sostanzialmente al video stesso. Facciamo un piccolo excursus e vediamo altre aree ovviamente di queste lune. Sono veramente iconiche e sceniche, cioè non c'è che dire, stanno facendo un lavoro da Dio. Finalmente qualcosa di bello da vedere, finalmente qualcosa di eccezionale. E con San Patrizio in mezzo forse gli americani hanno deciso di fare un po' di cose. Un piccolo scorcio sull'esterno dell'hangar con una Cutlass Drake che ci accompagna anche dalla precedente Leaks. E stiamo per vigilare al termine questo video. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento se il video vi fosse piaciuto. Mi raccomando, non dimenticate di ringraziare gli avvocati, loro ci danno questo supporto. Ciao!